Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Francesco e oggi andremo a recensire un qualcosa di particolare. Non è il classico autoradio, non è la classica dashcam, ma bensì andremo a vedere una telecamera per casa. Di sorveglianza ovviamente, e parlo della Reolink modello Atlas PT Ultra. Qualche giorno fa è arrivato questo mega pacco, ragazzi, anche pesantino, dove all'interno ho trovato questa telecamera con tanto di pannellino fotovoltaico. Si installa direttamente fuori casa senza aver bisogno di nulla, in quanto ha una batteria interna e il pannellino fotovoltaico che va a ricaricare la stessa. E devo dire che ha un sacco di caratteristiche interessanti. Detto ciò, vi ricordo poi che nella descrizione del video vi lascio tutti i link necessari per andarvi a vedere le caratteristiche complete del prodotto e per chi vorrà acquistarlo e se avrò codici sconto. Ora andiamo a vedere il contenuto di questa telecamera e poi andiamo fuori e vediamo come poterla posizionare in maniera corretta. Abbiamo un astuccio dove al suo interno ci sono tutte le istruzioni e il contenuto della confezione. Questo è il libretto per andare a installare il tutto. C'è anche la lingua in italiano, ragazzi. Questo è un adesivo e qui c'è praticamente la dima di come andare poi a sistemare la telecamera sul muro. Vedete, ci sono le varie dime, quindi c'è tutto il necessario che serve. Il primo comparto abbiamo la telecamera, abbastanza pesantina, ragazzi. Questa è l'antenna del wifi, abbiamo il modulo sotto che ruota a 360 gradi e qua dietro abbiamo la base per fissare la telecamera. Poi nella parte sottostante vedete c'è l'altoparlante integrato e poi abbiamo il microfono all'interno della telecamera. Qui c'è lo sportellino per inserire la micro SD che non è stata lasciata in dotazione, quindi abbiamo bisogno di una micro SD. E qui abbiamo la presa USB di tipo C che va a ricaricare la batteria. Qui abbiamo tutta la cavetteria necessaria, quindi cavetto, USB di tipo C, delle viti e stop per fissare la stessa, una fascetta e la base che va fissata al muro. Anche questa, ragazzi, è bella pesantina. Poi andiamo al secondo scomparto e qui abbiamo il pannellino fotovoltaico. Eccolo qui, da 6 watt. Con USB di tipo C. Che altro abbiamo qua sotto? Abbiamo la base per collegare il pannellino orientabile ed infine altri accessori. Qui la protezione in gomma per andare a collegare il pannellino, altri stop, una basettina in lamiera e un'altra fascetta. Questo è tutto il contenuto. Per andare a posizionare il supporto del pannellino fotovoltaico, vedete quel lamierino che c'era all'interno serve per questo motivo. Si mette qui se non vogliamo andare a forare il muro e poi si fa passare internamente la fascetta. Questo magari se dobbiamo andarlo a posizionare su un albero, su un palo, su qualcosa che non possiamo utilizzare gli stop, ok? Lo stesso discorso vale anche per la telecamera. Se non vogliamo utilizzare la staffetta che poi va fissata al muro, questa va a posizionare in questa maniera e poi si inserisce la fascetta qui dentro e si stringe in modo che questa rimane ferma. Inseriamo la micro SD
A questo punto individuiamo la posizione più idonea per il pannellino fotovoltaico. Vi ricordo che sono più di 2,5 metri di cavo, quindi voglia a te. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Quando si collega il cavetto del pannello parte in automatico, ragazzi. Adesso troviamo un posto idoneo dove possa prendere più luce possibile. Credo che possa andare bene perché prende tutto il sole della mattina. Quindi fissiamo adesso il supporto con le 2 viti e siamo a posto. E basta. L'application Reolink e scanner il code QR sulla camera. Forse sono lunghe. Benvenuto a Reolink e scanea il codice QR nella camera. L'installazione effettuata, ragazzi, verrà in questa maniera. Bienvenue a Reolink. Semplicissimo, avete visto? 2 viti, il cavetto e questo è il pannellino fotovoltaico. Welcome to Reolink. Please install Reolink app. Una volta installato il tutto, ragazzi, credo di aver capito che dobbiamo scannerizzare il QR code per andare avanti. Ha fatto una capa tanto. Quindi apriamo l'applicazione scanner, ok, apri nel browser e andiamo ad installare Reolink. Apriamo l'applicazione, accetta e continua. Nel secondo dispositivo è stato aggiunto, clicca sul pulsante più per aggiungere mentre usi l'app. Quindi adesso ci dice scansiona il QR code sul device, quello lì, eccolo qua. Configurare il wifi tramite Bluetooth. Teniamo il pulsante di accensione acceso della telecamera. Ok, si accende la telecamera. Sentite? Andiamo sul prossimo. Ho sentito la voce e da poco la sto a sentire la voce. 2 palle. Prossimo, mentre usi l'app. Consenti. Si è zittato. Ok, collega wifi, quindi qui dobbiamo mettere la password del nostro wifi di casa. Una volta ci siamo collegati con il wifi, crea la password del dispositivo, quindi dobbiamo inserire una password. Ok, inserita la password, andiamo avanti. Prossimo, iniziazione completata, salva il QR code, finito. Adesso possiamo utilizzare la nostra telecamera, possiamo anche vedere l'immagine a schermo intero, però è un po' lento, vedete che lagga un pochino. In questo caso sono collegato con il wifi 2.4 perché il 5 non ci arriva, è un po' scarso. Comunque devo dire che si vede un gran bene. Ragazzi, ho stravolto tutto perché, come potete vedere, qui il sole non ci arriva perché c'ho l'albero che mi copre, quindi ho deciso di spostare la telecamera un po' più vicino su un lampione, anche perché avvicinandomi di più non ho bisogno di un ripetitore wifi, perché essendo troppo lontano al wifi avete visto che andava un po' a scatti. Quindi allora vedete, abbiamo creato, non io ma mio cognato ha creato questa staffetta collegata al lampione e attaccherò tutto lì. Pannellino rivolto verso sud-ovest, quindi in maniera corretta, in modo che così prende il sole dalla mattina fino al pomeriggio, e la telecamera
è impostata in questa maniera, quindi ha la possibilità di fare 360 di qua e di là. Mi piace, Ottimo lavoro. non poteva essere altrimenti, giusto? Ora è tutta un'altra cosa, vedete? Il ritardo diciamo che è quasi sparito, in quanto mi sono avvicinato con il wifi di casa, quindi vedete adesso funziona molto ma molto meglio. Quindi se avete una rete veloce sicuramente ne guadagna tutto il sistema. Allora, dall'applicazione possiamo vedere un po' tutto. Qui c'è la percentuale della batteria, ci dice che è al 56%. Poi abbiamo la connessione, vedete che è collegato a 5 GHz al wifi. Il display, qui possiamo selezionare l'antisfarfallio 50 o 60 Hz, rotazione orizzontale e rotazione verticale. Nome telecamera, in basso a destra, data in alto al centro, filigrana, luminosità, ombre, insomma si può impostare un po' tutto. Audio, qui possiamo attivare e disattivare l'audio o ascoltare quello che viene registrato dalla telecamera. LED di diagnostica on, e qui c'è il faretto che sarebbero praticamente i LED della telecamera, vedete? I LED bianchi che ha la telecamera, si possono alzare e abbassare. Abbiamo impostazioni di riproduzione, sensibilità 80%, rilevamento, sensibilità, rilevamento intelligente, ok, persona media, veicoli e animali. Dimensioni di oggetto, veicoli, animali ed altro. Quando attiviamo la registrazione che va a seguire la persona, vedete la telecamera segue, mi sta seguendo, vedete? Qui abbiamo tutte le impostazioni che possiamo andare a selezionare. Possiamo attivare le notifiche. Quando la telecamera rileva un movimento arriva una notifica. E andiamo a vedere quello che è successo. In questo caso sono stato io, ovviamente. Su registra possiamo andare a attivare la registrazione, la programmazione della registrazione, quindi possiamo dare una data e ora di inizio e fine della registrazione. Lunedì, domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, insomma possiamo impostare quando deve partire la registrazione e terminare la registrazione. La registrazione può essere di 8, 15 o 30 secondi quando rileva il movimento. Qui va a sovrascrivere i file più vecchi come una dashcam praticamente, un giorno, 2 giorni, sovrascrive i file più vecchi quando si riempie la SD. Quindi vedete che abbiamo tutto a portata di mano, da qui si può parlare. Prova telecamera. Ok, sentite, si sente dalla telecamera. Poi abbiamo i comandi per muovere la telecamera. Possiamo inoltre andare a vedere tutti i video che ha registrato la telecamera e possiamo andare anche a scaricarli o a condividerli. Questo è il video che ha registrato, quindi possiamo scaricarlo da qua sopra, c'è l'icona, vedete, scarica, lo possiamo scaricare e lo possiamo condividere con altre applicazioni. Salvato nel telefono, visualizza il video e qui andiamo a vedere il video che ha registrato la telecamera con tanto di audio. Altre icone che abbiamo qui sotto sono per stoppare o riprendere un video, disattivare o attivare l'altoparlante, effettuare una fotografia e condividerla, iniziare la registrazione
e poterla condividere quando abbiamo terminato. Vedete il filmato che abbiamo appena fatto. Abbiamo la possibilità di mettere nitido o fluido, quindi il video può essere salvato sia nitido che fluido. Ovviamente nitido sarà più pesante rispetto a fluido, e qui abbiamo la possibilità di mettere a schermo intero con tanto di comandi per share. Per i servizi cloud, come vi ho detto all'inizio, oltre che serve l'iscrizione, ma è a pagamento, ragazzi, quindi si paga l'abbonamento. Vedete, questo è il costo standard, da 4 euro a 41 euro, e abbiamo 30 GB a disposizione e così via. Qui abbiamo da 8 euro a 82 euro, abbiamo 80 GB a disposizione. Però per quanto riguarda la micro SD registra tutto e possiamo andare a vedere e scaricare i filmati, quindi se non avete necessità di utilizzare il cloud è tutto gratuito. E da qui registriamo la telecamera su Google e su Alexa. Bene amici, questo video può terminare qui. Abbiamo visto insieme come installare e utilizzare questa telecamera della Reolink modello Atlas PT Ultra. Cosa mi è piaciuto? Sicuramente la facilità di utilizzo e di installazione. Ci vogliono veramente 10 minuti, ragazzi, non serve nulla, non serve né alimentazione esterna, quindi non serve né corrente 220, non serve il cavetto di rete, non serve nulla, in quanto ha una batteria integrata e un pannellino fotovoltaico che serve per ricaricare la stessa e far funzionare la telecamera durante il giorno, quindi è totalmente autonoma. Funziona bene, però assicuratevi che abbia una buona copertura del segnale wifi, perché funziona con il segnale wifi, quindi se posizionate la telecamera lontana dal ripetitore wifi o dal vostro router, diciamo che inizia a avere qualche problemino, perché i filmati vanno a scatti, entrare nell'applicazione inizia a essere un po' più difficoltoso. Quindi prima di installare la telecamera assicuratevi di trovare un posto dove ci sia una copertura buona del segnale wifi. Per il resto l'applicazione avete visto che funziona bene, si può fare tutto da lì, attivare e disattivare gli allarmi, attivare e disattivare la tracciabilità delle persone o veicoli, e funziona veramente bene perché segue proprio perfettamente la persona, non si perde mai un centimetro. I materiali secondo me sono ottimi, bella consistente, quindi materiali sia plastici che metallici per le staffe. Come video anche ci siamo, perché registra in 4K. I video sono molto ben definiti, quindi anche i particolari si vedono perfettamente. Penso di aver detto di tutto e di più di questa telecamera della Reolink. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, è sempre cosa super gradita, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questa telecamera, suggerimenti, migliorie, consigli, qualsiasi cosa possa essere utile alla nostra grande community. Noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Un bacione ragazzi, state bene, ciao!